Ben ritrovati. Nelle lezioni precedenti abbiamo visto che nel caso delle strutture guidanti planari cosiddette bidimensionali, cioè invarianti, indefinite rispetto a una certa direzione trasversa che abbiamo indicato con X, nell'ipotesi inoltre di presenza della sola onda progressiva, quindi di assenza di riflessioni nella direzione longitudinale Z che indica tradizionalmente la direzione del trasporto di potenza elettromagnetica, potevamo in realtà ricavare delle equazioni di Helmholtz bidimensionali che poi in realtà diventavano con questa assunta dipendenza da Z monodimensionali nelle variabili che rappresentavano le componenti del campo lungo la direzione X, in particolare la componente di campo elettrico E con X nel caso dei modi TE e la componente di campo magnetico HX nel caso dei modi TM, e dunque si trattava di risolvere un'equazione dei moti armonici in queste componenti. Adesso volevo, per scendere nella pratica, farvi vedere una struttura reale che si usa in ottica integrata e che è costituita da uno slab, da una lastra dielettrica di costante dielettrica ε uguale ε0 εr. Sopra c'è una regione d'aria, quindi assimilabili al vuoto ε0, e sotto un substrato sempre dielettrico con costante dielettrica εs uguale ε0 εrs. Naturalmente la costante dielettrica del substrato, ovviamente quella dell'aria anche, è minore di quella del dielettrico per permettere la guida della radiazione elettromagnetica attraverso il fenomeno della riflessione totale. Allora andiamo a considerare per esempio il caso dei TE, quindi ragioniamo con la componente con X. Si tratta di scrivere tre espressioni per queste tre regioni e, visti anche i pedici, chiameremo le tre espressioni E con X con 0 per l'aria, E con X con ε per il dielettrico ed E con X con S per il substrato. Allora, nella regione centrale, nel dielettrico, dove abbiamo già detto c'è la riflessione totale, quindi in qualche modo ci sono dei rimbalzi e quindi un sistema di onde stazionarie nella direzione Y, allora scegliamo la soluzione dell'equazione dei moti armonici in forma di onde stazionarie, cioè di coseni e di seni, perché è più aderente alla realtà fisica. Quindi E con X con ε uguale a B coseno di KY con εy più C seno di KY con εy. Nell'aria invece, dove supponiamo che ci possa essere eventualmente un'onda che fugga nella direzione positiva delle Y, però certamente non supponiamo che venga qualcosa dall'alto, per così dire, o che ci siano delle riflessioni da sopra, e dunque scegliamo stavolta la forma in termini di onde progressive dell'equazione dei moti armonici, quindi gli esponenziali immaginari, e scriviamo ovviamente una certa costante moltiplicativa A arbitraria per elevato a meno J, KY0, il numero d'onda nell'aria o nel vuoto, per Y meno T. Questo meno T è semplicemente un fattore di normalizzazione dovuto al fatto che l'origine del nostro sistema di riferimento è nell'interfaccia in basso e non nell'interfaccia in alto, quindi però insomma è una cosa inessenziale. Nel substrato invece analogamente potrà al massimo succedere che ci sia una fuga nella direzione negativa delle Y, dunque adesso abbiamo un esponenziale col segno più, il numero d'onda è KY con S, la costante moltiplicativa arbitraria D. La dipendenza da Z elevato a meno J KZZ è, come si dice, assunta e soppressa in tutte le regioni. Dalla componente con X è possibile ricavare anche, come abbiamo visto, le altre due componenti per il caso TE, quindi HY e HZ. In particolare ci servirà HZ perché, come sappiamo, le condizioni al contorno da applicare sono le condizioni di continuità delle componenti tangenziali del campo elettrico e del campo magnetico, le due interfacce Y uguale a T ed Y uguale a 0. Dunque ci servirà a ricavare HZ. Non lo faremo esplicitamente, però si può immaginare che anche in HZ compariranno queste quattro, nelle varie regioni, queste quattro costanti di proporzionalità. Quindi in effetti, siccome abbiamo due interfacce e due componenti, di fatto avremo quattro relazioni, quattro condizioni
nelle 4 chiamiamole incognite, che sono proprio le costanti A, B, C e D, mentre invece i termini noti sono le funzioni esponenziali e trigonometriche. Si tratta poi di un sistema omogeneo perché in ognuno di questi termini compare almeno una delle costanti e dunque è un sistema algebrico omogeneo di 4 equazioni in 4 incognite. Quello che ci dice l'algebra è che la condizione necessaria e sufficiente per avere le cosiddette autosoluzioni, cioè soluzioni che differiscano dalla soluzione banale identicamente nulla, che naturalmente esiste sempre in un sistema omogeneo, ma non è interessante dal punto di vista fisico. La condizione necessaria e sufficiente era che il determinante dei coefficienti delle, in questo caso incognite A, B, C e D, sia nullo. Quindi in questo determinante appariranno le funzioni esponenziali e trigonometriche e imponendo questa condizione abbiamo la cosiddetta equazione caratteristica della struttura o equazione di dispersione, poi vedremo meglio perché. Ma qual è la vera variabile che compare in questa equazione? Perché vedete qui dai termini che confrontiamo abbiamo i numeri d'onda KY0, KY, KY con S, ma in realtà se andiamo a scrivere le relazioni di separabilità nei tre mezzi, in aria abbiamo che il KY0 uguale alla radice quadrata di K0 quadro meno KZ quadro, ossia la radice quadrata di omega quadro Mi0 epsilon0 meno KZ quadro. KY è la radice quadrata di omega quadro Mi epsilon meno KZ quadro e KY con S è la radice quadrata di omega quadro Mi S epsilon S meno KZ quadro. Dunque vedete che all'interno delle radici quadrate compare come vera incognita il numero d'onda Kz. Allora, risolvendo questa equazione di dispersione, equazione caratteristica, che è in generale un'equazione trascendente, avete visto ci sono gli esponenziali immaginari, le funzioni trigonometriche, e quindi è difficile da risolvere analiticamente, impossibile, a parte casi semplicissimi, otteniamo quindi un insieme di soluzioni di valori, in genere un insieme discreto, dei cosiddetti autovalori per Kz per i vari modi di propagazione possibili per questa struttura. E da che cosa dipenderanno questi valori? Dalla frequenza, ecco il nome di equazione di dispersione, dalle dimensioni geometriche che andranno a giocare quando io imporrò le condizioni qui alle varie interfacce e anche dalle caratteristiche fisiche dei vari mezzi, dalla permeabilità e dalla costante dielettrica. Queste sono le dipendenze tipiche, le dipendenze classiche, la frequenza, le dimensioni geometriche, le proprietà fisiche. E in particolare si vedrà che per valori fissi di tutti questi parametri, in genere il Kz può assumere un insieme di valori non soltanto discreto, ma finito. E poi che si fa? Una volta ottenuti questi valori, questi autovalori, diciamo, permessi dalla struttura, si ritorna al sistema omogeneo, che a questo punto, avendo il determinante nullo, in realtà è costituito soltanto da 3 equazioni indipendenti delle 4. Allora queste 3 equazioni indipendenti si possono usare per risolvere 3 delle 4 costanti arbitrarie che poi erano diventate le incognite in funzione della quarta. Quindi per esempio possiamo scegliere di esprimere B, C e D in funzione di A. A questo punto il campo elettromagnetico è espresso in termini di una singola costante arbitraria. E come si fisserà questa costante? Del resto era ovvio, perché in tutti i problemi omogenei, in tutti i problemi di propagazione guidata, c'è sempre una soluzione espressa in termini di una costante arbitraria, perché si tratta di problemi agli autovalori, di problemi omogenei. Ma dipende naturalmente dall'energia di eccitazione. All'ingresso della guida vera si saprà quanta potenza avrò immesso e dunque potrò, con un'opportuna condizione di normalizzazione, trovare il valore acconcio della costante A. Oppure è possibile dare una condizione, diciamo, di algebra astratta, come quella che possiamo qui vedere, che è molto interessante, vorrei commentare con voi. La cosiddetta condizione di ortogonalità, o in un caso particolare di ortonormalità, scritta per il campo elettrico e il campo magnetico. Leggiamola insieme. Un mezzo integrale fra meno infinito e più infinito in de y
di E con M, vettor H con N coniugato, scalar Z0, uguale a P con M delta M con Mn. Allora, M ed N sono gli indici di modo, abbiamo detto che le soluzioni sono un insieme discreto, quindi possono essere etichettate da degli interi, quindi sono due indici del modo emmesimo, di cui io considero il campo elettrico, e del modo ennesimo, di cui considero il campo magnetico. P con M è la potenza complessa, ricordiamoci che siamo nel dominio della frequenza, e tutto questo è riferito naturalmente all'unità di lunghezza lungo x, perché lungo x la struttura è indefinita, per cui se si considerasse tutta l'estensione naturalmente avremmo valori infiniti di tutte le grandezze, di tutte le potenze, mentre se invece ci limitiamo a considerare una striscia, un'unità di lunghezza, lungo la direzione x abbiamo dei valori finiti. Quindi P con M è la potenza complessa associata al modo emmesimo. E la delta Mn è il cosiddetto simbolo di Kronecker, la delta di Kronecker, che vale 1 se M ed N sono uguali, quindi se fisicamente stiamo parlando dello stesso modo, e allora in questo caso è abbastanza evidente qual è il significato di questo integrale. Ricordate, è il teorema di Poynting, questo è il vettore di Poynting complesso, un mezzo E vettore H coniugato del modo emmesimo, quindi questa è la potenza che fluisce nella direzione z. Vedete che z0 gioca il ruolo del versore normale del teorema di Poynting, l'integrale è su tutta la direzione y, quindi pur essendo infinito l'insieme di integrazione vengono dei valori finiti, perché se c'è riflessione totale in realtà nelle due regioni esterne, l'aria e il substrato, abbiamo un decadimento esponenziale, quindi la funzione è ugualmente sommabile, cioè integrabile con un integrale finito, anche se il dominio di integrazione è infinito. E dunque allora in questo caso abbiamo il valore finito P con M. Se invece si tratta di due modi diversi, cioè se M è effettivamente diverso da N, la delta di Kronecker vale 0 e quindi questa relazione in realtà implica la cosiddetta il principio di ortogonalità dei modi. È come se noi considerassimo un vettore di Poynting mutuo in cui il campo elettrico è preso da un modo e il campo magnetico è preso da un altro, un vettore di Poynting incrociato, e questo flusso è nullo, il che indica che in realtà all'interno di queste guide dielettriche non ci sono scambi di energia fra i modi, cioè i modi sono un insieme ortogonale e volendo ortonormale, e questo ha appunto l'importante conseguenza che ogni modo trasporta energia per conto suo, non è possibile che ci sia uno scambio di potenza fra un modo e l'altro, e questo è molto interessante, molto comodo da un punto di vista analitico. La condizione di ortogonalità. Vedremo poi nel caso particolare in cui al posto del substrato, ecco, i substrati si usano in ottica perché in ottica non esiste il modello del conduttore perfetto. Sapete che per avere un conduttore perfetto virtualmente la conducibilità è infinita, ma in realtà si suppone che si tratti di un buon conduttore, di un ottimo conduttore, quando sigma è molto maggiore di omega epsilon, cioè quando la conducibilità è molto maggiore del prodotto della pulsazione omega, quindi 2π greco la frequenza f per la costante dielettrica. Ma naturalmente se si va a frequenze ottiche, per quanto buone possano essere le conducibilità dei nostri metalli, dell'ordine di 10 alla settima, Siemens a metro, non sarà mai verificata la condizione sigma molto maggiore di omega epsilon a frequenze sufficientemente alte, e dunque in ottica non si usano i metalli perché non sono più dei conduttori perfetti, si usano invece dei substrati dielettrici. A frequenze più basse, quindi nel campo delle microonde, invece si usano naturalmente i metalli, sono considerabili conduttori perfetti, sono dei piani di massa, e quindi una struttura più semplice di questa, utile a microonde, potrebbe essere il cosiddetto grounded slab, cioè slab su un piano di massa, su un ground, quindi qui al posto del substrato abbiamo in realtà un conduttore perfetto che naturalmente nella linea di trasmissione equivalente nella direzione y equivale
a una chiusura in cortocircuito. In quel caso l'equazione è più semplice, non abbiamo 4 equazioni e si potrà risolvere più facilmente analiticamente, e lo vedremo in una prossima lezione. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon lavoro.